saluto a tutti dal canale Inverter Clima. Allora, abbiamo sul banco una scheda Haier, condizionatore unità esterna Haier. Faccio questo video perché mi è stato chiesto più volte il codice di questo oscillatore Power. Ne fanno due tipi. Su questo modello l'ho scritto qui perché non si vede bene il codice ed è NCP 1200 P100. P100 finale sta come kHz. L'altro tipo di oscillatore che viene montato su altri modelli è sempre NCP, però non è 12.000 ma è 12.003, quindi 1203 P60. Il P60 o P100 sta come kHz, quindi quando vedete scritto P100 sono i kHz, 100 kHz oppure 60 kHz, che è la frequenza in cui va a switchare l'oscillatore con il MOSFET per dare il secondario bassa tensione. Mentre qui è riportato il MOSFET, che è questo. Vi faccio vedere il MOSFET, eccolo qui. Questo è il MOSFET, mentre questo è l'oscillatore. L'oscillatore serve proprio per far oscillare il MOSFET, la frequenza, dalla frequenza al MOSFET, e insieme, e grazie al trasformatore in cui crea un campo magnetico, si riesce ad avere il secondario, cioè un basso voltaggio sul secondario. Vi ricordo che i voltaggi sul secondario sono sempre i classici: 5 volt, 15 volt e 12 volt. Andiamo a vedere il codice del MOSFET: NDD04N608. Questo è il codice del MOSFET. L'ho riportato sulle schede perché non si riesce a vedere entrambi i componenti. Bene, partiamo subito con la recensione. La scheda è suddivisa in due parti: la parte main, scheda madre, e la parte di potenza. La parte di potenza, lo vedete, ovviamente il dissipatore, abbiamo dei componenti in cui arriva la 300 volt e l'IPM che si trova qui sotto gestisce i giri del compressore. Poi abbiamo un ponte raddrizzatore qui e un MOSFET, entrambi servono comunque per lavorare sul compressore. Abbiamo due connettori in cui arriva il secondario 5 e 15 volt, 5 volt e comunicazione al processore, perché questo processore comunica con l'altro processore che abbiamo qui sotto la scheda. Entrambi comunicano tra di loro. Abbiamo il connettore del fan BLDC, brushless diretta corrente. Abbiamo i connettori delle sonde, abbiamo il connettore della valvola di espansione e importante questo pin per quanto riguarda la protezione sul compressore, un termico, il connettore della valvola a 4 vie, i due cavetti per quanto riguarda LN, l'entrata della 220 volt, la massa, il connettore per quanto riguarda la comunicazione e il neutro in cui si appoggia la comunicazione. Poi abbiamo la parte di filtraggio. Questa scheda è stata modificata e sono stati messi più filtri in poliestere, come potete ben vedere ce ne sono 6,
e sono stati aggiunti altri filtri, non so perché. A me è arrivata per un problema che ho risolto. E comunque questa è la parte di filtraggio da 220 volt. Abbiamo la PTC, un fusibile, l'uscita del 220 volt che va sulla parte di potenza. La 220 volt viene raddrizzata e tramandata su questi due condensatori che sono da 450 volt 820 microfarad. Una cosa importantissima: se qualcuno si cimenta a smontare una scheda inverter, sappiate che i condensatori sono carichi, bisogna scaricarli, ok? Quindi pericolosissimo. Si ha la 320 volt su questi condensatori, in cui consiglio sempre di staccare alimentazione prima di mettere mani e di scaricare i condensatori. Come scaricare i condensatori? Si prende una lampada, questa è da 60 watt, e scaricate i condensatori, mettete a massa positivo e negativo. Se la lampadina si accende significa che i condensatori erano carichi, e aspettate finché non si spegnerà del tutto. Se non si accende la lampadina significa che i condensatori sono scarichi, ma comunque fatelo perché è importante e in questo modo non rischiate di prendere la scossa. Bene, diamo alimentazione e andiamo a vedere i voltaggi. Non ho collegato il reattore che va collegato su questi due pin perché questa scheda ha un altro ponte diodo che è questo per raddrizzare il voltaggio e tramandarlo sull'oscillatore. Prendiamo il multimetro e andiamo a vedere i voltaggi direttamente sul ponte diodo. Ok, abbiamo i 270 volt, in realtà dovrebbero essere 300, ma non lo sono perché ho delle lampadine in serie. Se vado a staccare le lampadine in serie e metto direttamente il voltaggio sulla scheda senza le lampadine in serie, troviamo la 310 volt. Ok, adesso andiamo a vedere i voltaggi sul secondario. Qui dovremmo trovare la 15 volt. Ok, e l'altra estremità la 5 volt. Ok, sul connettore nero invece dovremmo trovare la comunicazione tra i due processori, perché come vi ho detto prima i due processori comunicano e questo è lo scambio seriale della comunicazione tra i due processori, e la 5 volt di alimentazione al processore, che vediamo qui. Ok, per quanto riguarda il fan BLDC non dovremmo avere la 300 volt, in effetti non ce l'abbiamo perché manca il reattore. Il fan la 300 volt la prende dalla scheda di potenza e non da questo ponte diodo, ok, ma bensì da questo ponte diodo della scheda di potenza. Ok, a questo punto andiamo a mettere il reattore. Ok, collegato il reattore dovremmo adesso trovare la 300 volt e in effetti ce l'abbiamo. La 15 volt, controllo della velocità 0 volt e il feedback
che è 4,8 volt. La resistenza e il diodo che fanno parte della comunicazione e gli opt isolatori. Per quanto riguarda la comunicazione, per vedere il voltaggio in comunicazione tra la scheda interna e quella esterna, dobbiamo collegare la scheda interna, altrimenti non vedremo oscillazione di voltaggio. Bene, prima di chiudere andiamo a prendere i valori delle resistenze che si trovano sotto l'oscillatore, anche perché mi è stato chiesto più volte. C'è da dire anche che i modelli variano, quindi i valori delle resistenze possono cambiare da modello a modello in base all'anno di produzione. R18 abbiamo 1 kg, ne risulta 6 kg perché ci sono altri componenti in cui variano la misura. R22 da 1 kg, R21 10 kg e R19 da 5 kg e 100. Ok, bene, il video finisce qua. Prima di chiudere mi raccomando, iscrivetevi al canale, azionate la campanella per le notifiche, per quando posterò nuovi video vi arriverà la notifica. E da Mimore Frigger questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.